Faro da studio, portatile alimentato da una batteria integrata ricaricabile 100 watt di potenza. Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi parliamo di illuminazione e lo facciamo insieme a questo faro della Zhiyun modello Cineper. Questo faro sicuramente è utile, indispensabile per andare ad illuminare tutte quelle scene scomode, quelle scene dove non possiamo portare con noi i classici fari alimentati a 220. Abbiamo detto potenza 100 watt, pesa solo 710 grammi, 3840 lux. Qui abbiamo due selettori, uno per andare a regolare la potenza, quindi da spento alla massima potenza, e uno per andare a regolare la temperatura colore. Passiamo dai 2700 gradi Kelvin, quindi luce gialla, luce calda, fino ai 6500 gradi Kelvin, luce fredda, luce bianca. Ora quindi andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Questa è la scatola, possiamo appunto andare a leggere il modello Cineper CX100 100 watt. Io naturalmente già l'ho aperta, all'interno troviamo service card, libretto delle istruzioni, c'è anche l'italiano, ma utilizzare questo faro è veramente semplicissimo. Qui abbiamo un diffusore in silicone molto comodo e utile da applicare sul nostro riflettore. Poi abbiamo il cavo per andare a ricaricare la batteria USB tipo C, USB di tipo C. Adesso passiamo al nostro faretto. Questo è il riflettore che si toglie in questo modo, c'è questa linguetta, si preme, mezzo giro e si toglie, quindi attacco a baionetta. Qui abbiamo il potentissimo LED, andiamo a leggere 100 watt, qui abbiamo tutta la parte per il raffreddamento e questa grande ventola va a raffreddare il potentissimo LED. Stato della batteria, abbiamo 4 LED, quindi si accendono e si spengono in base allo stato della batteria. Qui abbiamo i due selettori che abbiamo visto prima, quindi per andare a regolare la potenza o la temperatura colore, come abbiamo detto da 2700 a 6500 gradi Kelvin, tasto di accensione, si preme una volta e si tiene premuto e si accende. Adesso il faro è scarico perché comunque ci ho giocato abbastanza, lo andiamo a spegnere tenendo premuto il tasto. Qui sotto abbiamo la possibilità di attaccarlo appunto ad un cavalletto fotografico. Questa è la batteria e funziona anche da impugnatura. L'autonomia di questo faro è di 30 minuti se lo utilizziamo al 100%, quindi se lo teniamo al 100% della potenza la batteria durerà 30 minuti. Dopodiché potremmo collegarlo a un power bank o ad un alimentatore esterno e vi faccio vedere. Qui sotto abbiamo lo slot che si apre con la porta USB tipo C o la porta per attaccare un alimentatore da 24 volts. Adesso vi faccio vedere come si rimette il riflettore, si gira, attacco a baionetta, mezzo giro ed è messo. Sicuramente questo faro è molto versatile per andare ad illuminare le nostre scene e sarà un piacere sperimentare e giocare. Io l'ho fatto con diverse illuminazioni perché essendo molto piccolo ma molto potente appunto ci dà la possibilità di sperimentare tantissimo. Sicuramente questo faro è molto utile per le riprese all'esterno in controluce, ma diventa fondamentale per le riprese in notturna. Esempio pratico, è notte, sono di fuori e mi sto riprendendo con il mio smartphone. Questa è la qualità video, diciamo che in questo caso non c'è qualità video perché io mi intravedo appena, si intravede la sagoma. Il faro, eccolo qui, in questo momento è spento, ho davanti la parte in silicone per rendere una luce più soffusa, vado ad accendere il faro e lo metto alla minima potenza, ok? Minima potenza, mi allontano e guardate la qualità video come cambia. Direi assolutamente ottima e sono al minimo della potenza. Naturalmente posso allontanarmi, posso allontanare il faro, posso andare ad aumentare la potenza, ma naturalmente aumentando la potenza a questo punto dà anche fastidio perché è troppo elevata. Quindi la vado a riportare a livello minimo. Eccoci qua, e vi ricordo che la batteria dura 30 minuti con il livello massimo, ma come possiamo vedere è notte, mi sto riprendendo, la qualità è ottima e a livello minimo durerà molto di più la batteria, quindi questo è per farvi capire quanto è importante avere un'ottima illuminazione durante le vostre riprese. Inquadro il violetto, faro spento, vado ad accendere il faro e guardate come cambia l'illuminazione. Cosa che voglio dire, abbiamo due parametri per andare a definire se un faro è professionale o meno. Già in un altro video vi ho parlato di questi due parametri che sono il CRI e il TLCI. Alla fine di questo video vi lascio anche l'altra recensione di un altro faro, sempre dello stesso brand, dove vado a spiegare nel dettaglio questi due parametri. Comunque servono per andare ad indicare la resa cromatica e vanno da una scala da 0 a 100. 0 è il valore minimo, 100 è il valore massimo.
Questo faro ha un CRI pari a 96 e un TLCI pari a 97, quindi siamo di fronte ad un faro professionale. Vi faccio vedere come si mette la parte in silicone, molto semplice, si mette in questo modo e quindi mettendo la parte in silicone avremo la possibilità di non avere una luce violenta ma una luce diffusa sui nostri soggetti. Ricapitolando, abbiamo visto il nuovo faro da studio portatile Cineper CX100. Le caratteristiche principali di questo faro: abbiamo una potenza di 100 watt, peso 710 grammi, 3840 lux. Andando avanti andiamo a vedere le caratteristiche che ci fanno capire che ci troviamo di fronte ad un faro professionale. Quindi abbiamo un CRI pari a 96, TLCI 97 e possiamo andare ad impostare una temperatura colore che va da 2700 gradi Kelvin fino a 6500 gradi Kelvin. Quindi luce gialla contro luce fredda. In ultimo abbiamo le altre caratteristiche relative alla batteria. Abbiamo una batteria integrata ricaricabile. Se impostiamo la potenza del faro al 100% la batteria durerà 30 minuti, ma come abbiamo visto nel video in notturna, al minimo della potenza comunque la luce rimane molto forte, quindi naturalmente diminuendo la potenza andremo ad aumentare la durata della batteria. Infine la batteria può essere ricaricata o tramite la porta USB tipo C, quindi tramite un comunissimo power bank o l'alimentatore che normalmente utilizziamo per il nostro telefono, o tramite un alimentatore esterno da 24 volts. Bene amici, il video termina qui. Come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere. Se avete delle domande lasciatele nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. A presto, Flavio.